Oyoshimasu! Bentornati in questo nuovo episodio. I maestri di arti marziali hanno sempre una risposta. I maestri sono custodi del sapere. Se siamo indecisi su una tecnica o un argomento, basta chiedere al nostro maestro. Lui sa. Ma i maestri sanno davvero tutto? Possono davvero avere sempre una risposta? Lo scopriremo dopo la sigla. I maestri di arti marziali sanno davvero tutto? Possiamo chiedergli qualsiasi cosa? Hanno sempre la risposta per tutto quello che gli chiederemo? Naturalmente no, ed ecco una cosa che tanti maestri non ammetterebbero mai: il non sapere una cosa. Ma allora, può capitare che un maestro debba rispondere a una domanda dove semplicemente non ha la risposta? Chiaramente sì, ma in quel caso il maestro come fa a non deludere le aspettative del suo allievo? Ve lo spiego io. Partiamo dal presupposto che esistono due tipi di maestri. Il primo tipo è il maestro umile, che nonostante insegni è consapevole di avere ancora da imparare e, se non sa rispondere a una domanda, semplicemente non lo nasconderà. Il secondo tipo è quello che io chiamo il famoso maestro da cattedra, ovvero quel tipo di maestro che vuol far vedere che ne sa sempre una in più degli altri e, se costretto a rispondere, potrebbe anche inventarsi una risposta pur di non deludere il suo allievo. Ma soprattutto lo farà per non ammettere, in quel caso, che la risposta alla domanda che gli è stata fatta lui non ce l'ha. Quando un maestro riceve una domanda alla quale non ha risposta, può procedere in due modi, perché vi svelerò come faccio io quando mi trovo in questa situazione. Quando ricevo una domanda alla quale non ho risposta, posso procedere in due modi e vi svelerò come faccio quando mi trovo in questa situazione. Ci sono, come detto, due modi di comportarsi. Il primo è di ammettere semplicemente che non conosco la risposta. Ebbene sì, non conosco la risposta alla domanda che mi è stata fatta, ma assicuro allo studente di prendermi in carico la domanda che mi ha fatto e cercherò di informarmi nel miglior modo possibile e anche velocemente per avere una risposta nel breve tempo. In pratica, ricevendo una domanda alla quale io non ho risposta, avrò a mia volta la possibilità di imparare o di scoprire qualcosa di nuovo o qualcosa che mi mancava. Lo studente sicuramente apprezzerà la sincerità del suo insegnante, chiaramente a meno che non stia chiedendo qualcosa di basilare su una tecnica, sulla storia, insomma qualcosa che un buon insegnante deve sapere, perché allora in quel caso sì, potremmo veramente deludere il nostro allievo. Il secondo modo è questo: se ricevo una domanda alla quale momentaneamente non ho la risposta, potrei cercare di elaborarne una. Mi spiego meglio. Avete presente il gioco Chi vuole essere milionario? Quante volte il concorrente crede di non avere la risposta? Quante volte il concorrente pensa che a quella domanda che gli è stata fatta lui la risposta non la conosce? Ma poi, ragionando bene su ogni opzione, attingendo alle cose che già sa, escludendo e andando di logica, alla fine, con un po' di calma, trova davvero la risposta giusta. Bene, questa è una possibilità. In pratica mi viene fatta una domanda dove apparentemente non ho la risposta, ma penso di poterci arrivare. Attraverso un rapido ragionamento cerco di arrivare ad una risposta corretta e molte volte posso farlo semplicemente attingendo con calma a quanto già conosco. E vi garantisco che questo metodo funziona più volte di quanto credete. C'è però anche una terza opzione, che è quella di coinvolgere le cinture nere più esperte della scuola, perché magari io non ho la risposta all'istante, ma le mie cinture nere potrebbero averla, ed anche questa soluzione funziona molte più volte di quello che credete. Anche in questo caso è un po' come chi vuole essere milionario, no? Un po' come chiedere l'aiuto a casa. Ma veniamo invece a cosa non dovete fare, cari maestri, se non conoscete la risposta ad una domanda che vi è stata fatta. Inutile inventarsi risposte fantasiose. Quasi sicuramente, incuriosito dalla risposta, lo studente cercherà di capirne di più e cercherà di informarsi da solo. Scoprirà che avete detto una cosa sbagliata e di colpo potreste perdere la vostra credibilità. Inutile rispondere poi vagamente cercando di nascondere che non sapete la risposta. Anche in questo caso lo studente cercherà le sue risposte da solo. E soprattutto, nel caso la domanda avesse avuto una risposta semplice, lo studente si interrogherà sul perché il suo maestro non sapeva rispondere a un argomento così semplice.
Ma veniamo invece anche a chi pone la domanda, perché ho qualche consiglio anche per loro. Prima di tutto considerate che non è garbato inondare il vostro maestro, istruttore o insegnante di domande a raffica. Pensate, se tutti nella scuola facessero come voi, si creerebbe il caos, senza considerare il fatto che naturalmente ci sarebbero numerose domande che verrebbero ripetute di continuo. Quando ero più giovane molte volte ho fatto domande ai miei maestri, ma in modo molto velato mi hanno fatto capire che forse non era il momento di porre certe domande. Vi faccio un esempio. Se chiedete al vostro maestro una cosa come «Maestro, da dove nasce la nostra arte marziale?», sicuramente il maestro vi risponderà senza problemi, ma se chiedete «Maestro, quando potrò fare l'esame?», potete immaginare da soli che molto probabilmente il vostro maestro non vi risponderà. Per tutte le domande tecniche che riguardano i vostri esercizi di allenamento, per esempio, anche in questo caso chiedere di farsi spiegare concetti ed esercizi che non avete ancora studiato farà sì che il vostro maestro vi possa dare risposte vaghe e assolutamente non esplicative. Insomma, dovrete capire da soli che a volte a certe domande semplicemente maestri non vogliono rispondere. Bene ragazzi, il video finisce qua. Fatemi sapere nei commenti se vi è mai successo di porre delle domande sbagliate ai vostri maestri, o se siete dei maestri fatemi sapere. Se qualche volta qualcuno dei vostri allievi è riuscito a mettervi in difficoltà con qualche domanda, e mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, aiutatemi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!